Benvenuti, nobili viaggiatori delle geografie del cuore e instancabili cercatori di verità nascoste dietro il luccichio dello spettacolo. Bentornati nel vostro rifugio sicuro. Siete nel battito vivo di Celebrita dalla Turchia. Per mesi, che ai più devoti sono sembrati ere, abbiamo vissuto in un limbo di sguardi rallentati, dove ogni uscita pubblica di Zlaturkolu veniva scrutata come una costellazione segreta. Un lampo di esitazione, un sorriso che sfuggiva al controllo di fronte a una domanda scomoda, una frase lasciata sospesa come un aquilone nel vento, minuscoli indizi bastati a riaccendere le faville di voci che, sotto le ceneri dei dinieghi, non si erano mai spente davvero. Eppure la storia ama gli snodi imprevedibili, e stavolta il palcoscenico del cambiamento non è stato il Bosforo, ma la cornice dorata e lontana dell'Arabia Saudita. È lì che tutto ha mutato volto in un modo che nessuno aveva osato predire. Prima di tuffarci in questa trama intrisa di spezie e rivelazioni trattenute troppo a lungo, vi invito a compiere quei gesti che saldano la nostra alleanza. Iscrivetevi per non perdere neanche un frammento delle nostre esclusive. Attivate la campanella per cogliere per primi i segni del destino e, se il nostro modo di svelare l'anima delle stelle vi conquista, regalateci un mi piace. E per chi desidera sedere con noi al tavolo delle scelte e sostenerci attivamente, il pulsante Abbonati è la porta privilegiata per diventare veri mecenati di Celebrita dalla Turchia. Mettetevi comodi, stiamo per sciogliere il nodo più importante di una saga che sembrava infinita. Le immagini comparse sui social alla velocità di una tempesta di sabbia non erano semplici scatti, ma dichiarazioni di intenti. Rivedere Zlaturkolu accanto a Ali Ibrahim Ceyhan, proprio lì, nel riverbero del deserto, ha spiazzato il mondo non solo per l'ambientazione inattesa, ma per il messaggio implicito e potente che quelle istantanee emanavano. Non era più un caso, non era la banale intersezione di agende professionali. E questa volta, davanti all'evidenza, Zla ha compiuto una scelta radicale: non nascondersi più. Dal primo minuto in cui le foto hanno iniziato a circolare, la pressione mediatica è diventata un maremoto. Domande che rimbalzavano, interpretazioni sovrapposte, letture del linguaggio del corpo, titoli urlati come sirene nella notte. In poche ore si è creato un frastuono assordante. Ma Zla, lontanissima dal negare o sviare con frasi fatte, ha intrapreso una strada opposta, spiazzante nella sua limpidezza. In un dialogo confidenziale con il suo cerchio più ristretto, parole che, come sempre accade, hanno trovato il varco verso il pubblico, è stata netta: se siamo ricomparsi insieme così lontano, è perché non voglio più mascherare ciò che provo. Non ha senso fingere ancora. Chi le è vicino assicura che questa non è stata un'impulsività da viaggio, ma il frutto di una riflessione lenta, ferma. Zla ha misurato per mesi il peso soffocante del silenzio. Quel silenzio nato come scudo si era trasformato in una gabbia dorata, lucente fuori e struggente dentro. L'Arabia Saudita non è stata una puntina infilata a caso sul mappamondo, è stata, paradossalmente, la terra in cui si è sentita più libera. Lontana dagli sguardi giudicanti, lontana dal brusio incessante dei paparazzi, si è concessa il lusso di essere soltanto se stessa, senza strategie, senza calcoli, senza l'eterna paura di essere fraintesa. Amici di Celebrita dalla Turchia, fermatevi un istante su questo paradosso. A volte serve attraversare metà pianeta per trovare il coraggio di dirsi la verità che a casa non si riesce più a pronunciare. Vi è mai capitato di dover fuggire per capire? Credete che la distanza geografica sappia sciogliere i nodi del cuore? Raccontateci nei commenti le vostre storie, perché questo tema tocca ognuno di noi. E se apprezzate questa profondità nell'analisi delle dinamiche umane, il pulsante Abbonati è il modo migliore per sostenere la nostra esplorazione emotiva. Quel tacere, col tempo, era diventato sfuggente e doloroso. Ci siamo allontanati senza smettere di sentire, avrebbe ammesso Zla in un raro momento di vulnerabilità. In quella frase c'è il riassunto di mesi vissuti a metà, separati nelle scelte ma legati nell'eco. Perché mentre ognuno cercava la propria rotta, il filo non si spezzava. Cambiava forma. Maturava al buio. Scivolava nel silenzio senza dissolversi. Le fotografie arrivate dal deserto non ritraevano pose forzate né gesti teatrali confezionati per strappare applausi. C'era naturalezza.
C'era una complicità che si muoveva come acqua tra le dita. C'era pace. Gli osservatori più attenti lo hanno colto subito. Non era una rimpatriata nostalgica, ma un ponte ricostruito su fondamenta diverse. Sla, su questo punto, è stata chiarissima. Non stiamo riprendendo da dove ci eravamo fermati. Ci siamo messi in cammino da un luogo nuovo. Non più i due travolti dall'improvvisa marea della fama, ma due persone che si conoscono fino in fondo, con le loro crepe e i loro chiarori, che hanno capito dove hanno sbagliato e cosa non sono più disposte a ripetere. Colpiva anche la sua maniera di parlare del passato. Niente recriminazioni amare, niente recite da vittima. Sla si è presa la responsabilità delle scelte, ha riconosciuto le cadute, e ha spiegato che stare lontani non è stato tempo sprecato, è stato un apprendistato. A volte l'amore non si rompe, ha solo bisogno di spazio per comprendersi, ha confidato con una saggezza nuova. Quella distanza è stata la chiave per entrambi. Halil, più raccolto e protettivo che mai, avrebbe accompagnato questa decisione con una condizione imprescindibile. Vivere questo nuovo tempo senza trasformarlo in uno spettacolo. Esla, cogliendo il valore di quella richiesta, ha detto sì. Nessun proclama altisonante, nessun comunicato calibrato da uffici stampa. Solo fatti. Solo gesti che reggono lo sguardo. Là, dove il vento del deserto raschia le dune fino a ridisegnarle ogni sera, Sla ha capito qualcosa di essenziale. Nascondere il sentimento non la proteggeva più, la consumava. Se voleva concedersi un'altra possibilità con l'uomo che ha segnato la sua storia, doveva farlo da un luogo di verità, accettando persino il tribunale implacabile dell'opinione pubblica. Oggi appare più risolta, più quieta e, paradossalmente, più riservata. Parla poco, ma quando apre la bocca le parole sono pietre miliari. Non promette finali perfetti o eternità di cartone. Promette onestà. Promette presenza. Promette scelte quotidiane fatte a occhi aperti. Ed è forse per questo che le immagini dall'Arabia non somigliano a una provocazione studiata o a una mossa di marketing, somigliano a quello che sono: due persone che, dopo aver attraversato tempeste e disorienti, hanno scelto di non lasciarsi del tutto. Perché ci sono storie capaci di stare sott'acqua per un po', sepolte da strati di negazione e tragitti divergenti, ma quando riemergono, persino agli antipodi, è perché non accettano più il soffocamento del non detto. Halil non ha cercato palchi. Ha preferito una presenza discreta, fatta di attenzioni sottili, di quelle che nessun obiettivo cattura davvero. Un braccio che sfiora il gomito al momento giusto, un passo che rallenta per restare accanto, un sorriso breve che vale un capitolo. Ci si chiede spesso se il destino scriva da sé o se, invece, siamo noi a impugnare la penna. In questo caso, forse è successo entrambe le cose. L'incontro nel deserto ha offerto lo scenario, ma sono stati Sla e Halil a decidere il tono delle battute. Niente spettacolarizzazione, niente orgoglio urlato. Un patto sobrio, ricominciare come se non si fosse mai iniziato, senza sconti, senza trucchi. E con quella scelta hanno demolito il racconto pigro che li voleva capricci e capriole. Hanno preferito la strada stretta della coerenza. Chi li conosce racconta che, nel dedalo dei corridoi di un albergo dal profumo d'incenso, i due abbiano parlato a lungo, scambiandosi non promesse, ma confini. Ti sarò accanto senza apparire, avrebbe detto lui. Ti ascolterò anche quando non avrò le parole giuste, avrebbe risposto lei. Non frasi scolpite nella pietra, ma impegni quotidiani. Sono queste le tessere invisibili che tengono insieme un mosaico quando la luce cambia. Sono queste le minime rivoluzioni che trasformano l'amore da fuoco a brace, da tempesta a porto. E voi, che ci seguite con passione qui su Celebrita dalla Turchia, lo sentite questo ritmo nuovo? Non c'è la frenesia di chi deve convincere. C'è il respiro di chi sa che la verità non teme i giorni. Forse le prossime settimane porteranno ancora rumore, ancora ipotesi cucite in redazione. Ma loro, ora, sembrano avere trovato un linguaggio che non ha bisogno di titoli. È fatto di gesti, di pause, di scelte ripetute. È una grammatica dell'anima che non si può tradurre, si può solo vivere. Se questa narrazione vi ha toccato, fatelo sapere,
Un mi piace è un battito in più nel cuore del canale. Iscrivetevi per non perdervi i nuovi capitoli di questa storia e, se desiderate sostenere da vicino il nostro lavoro, cliccate su Abbonati. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, come l'amore, la verità trova sempre la strada per riemergere. Questa è la voce di Celebrita dalla Turchia, e stanotte il deserto ha sussurrato il suo segreto.